8 isole governate dallo stesso re, dove ogni 4 anni si disputa un torneo per stabilire chi sarà il prossimo ad avere il diritto di governare. Ma i combattimenti prevedono delle regole, molto particolari. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio, io sono Elisa e oggi sono qui per parlarvi di 8 guerrieri. Novità dell'ultimo periodo targata Magic Press, dalla quale possiamo aspettarci, a primo impatto, 3 possibili tipi di contenuto, che sia trash, divertente o volgare. Resta con me per scoprire cosa ne penso io. La storia è ambientata a Pulau Yang Indah, arcipelago formato da 8 isole, ognuna abitata da una diversa tribù e ognuna con delle caratteristiche che la distinguono dalle altre. Qui ogni 4 anni tutti gli abitanti si riuniscono per assistere a un torneo, la Disfida del Boa, nella quale un campione per ogni tribù può combattere per ottenere il trono. Si tratta di membri delle tribù che si sono allenati tanto per questo momento e sono tutti maschi perché alle donne manca proprio il requisito fondamentale per partecipare a questa sfida. Infatti questi ragazzi si affrontano a coppie, poco vestiti tipo gladiatori, ma ognuno con la sua particolare armatura fallica. Ora io preferirei non entrare nel dettaglio delle regole di questi combattimenti, ma aspettatevi un manga praticamente privo di censure. Il protagonista, Arto, è uno di questi ragazzi che prende parte al torneo. Lui però ha studiato all'estero, torna a casa proprio per partecipare, portando con sé un sapere nuovo. Una pratica che sull'isola non è conosciuta e che, a detta sua, lo renderà capace di vincere. Quindi nel primo volume assistiamo proprio a questi combattimenti, ma tra uno e l'altro vediamo anche un bel po' di cultura, infatti ci raccontano qualcosa delle diverse isole. È impossibile non shippare i personaggi che effettivamente davanti a tutti devono far vedere chi resiste di più, ma tra di loro si delineano subito quelle che potrebbero essere le possibili coppie. In particolare ce n'è una carinissima formata dagli amici del protagonista che ho adorato. Non è un manga che si legge per la storia d'amore, ma non si può dire che queste non ci siano. Infatti è tutto molto esplicito, ma anche molto ingenuo, e quando si arriva a parlare effettivamente di coppia, pare non ci sia niente di strano nel vedere due ragazzi insieme. Anche se, appunto, la conoscenza relativa a certe cose nell'arcipelago è limitata e sarà proprio Arto a portare l'innovazione, se così vogliamo dire. Otto guerrieri è un'opera che mi ha sorpresa dall'inizio alla fine. Io ero curiosa di leggerla e quindi mi sono buttata sperando di divertirmi, ma comunque temevo che si trattasse qualcosa di troppo volgare per i miei gusti. Anzi, in realtà pensavo che sarebbe stata una cosa in stile Kosen ma giapponese, quindi trash, leggera, ironica. Invece se devo scegliere se definirlo trash, volgare o divertente, per me rientra a tutti gli effetti nella categoria divertente. Ci sono tanti BL classici che sono effettivamente molto più volgari e trash di questo, anche se l'idea iniziale è proprio che sia così anche lui. Però sì, è una storia sviluppata bene e con questo volume potrebbe anche essere terminata, da quello che vediamo, intendo. E invece appunto si tratta solo di un primo volume, in cui vediamo già tante cose e non so effettivamente come la serie vorrà procedere. Io quest'opera ve la consiglio a prescindere, date un'occhiata al volume così vi fate un'idea, mal che vada smettete di recuperarla o lo rivendete. Chiaramente non è qualcosa che consiglio per approcciarsi al BL, perché non vi può dare l'idea di come siano i BL. Questa è un'opera completamente nuova, almeno per il panorama italiano, poi non lo so. È qualcosa di particolarissimo che, insomma, se non avete mai letto BL e questo vi ispira, buttatevi pure, ma non aspettatevi di trovare altro simile per quanto riguarda questo genere. È qualcosa che alla fine riesce a rivelarsi geniale, sorprendente e divertente. Una lettura imprevedibile che vi farà passare un'oretta in leggerezza, senza però ricadere nel volgare. È proprio un manga pieno di momenti fraintendibili, volutamente, che non danno fastidio ma fanno proprio ridere. E poi è pieno di scene esplicite dove la censura manca totalmente, ma ci sono anche dei momenti carini di coppia, anche se il fulcro è chiaramente tutt'altro.
Prende quello che abbiamo visto in altri Boys Love e lo butta in un'arena davanti a un pubblico che lo vede solo come un combattimento, condendo tutto con una buona dose di ingenuità che accomuna gli abitanti dell'intero arcipelago. Sono contenta che la storia continui perché appunto è qualcosa di molto particolare, ma spero che non venga tirata troppo per le lunghe, perché basta un attimo a far calare la qualità. Ma non so proprio dove vorrà andare a parare con il seguito, quindi sono molto curiosa, anche perché il primo volume è pieno di momenti altissimi. Quindi sì, mi auguro che continui bene senza dilungarsi troppo. Se l'avete letto anche voi, sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate. Se invece non lo conoscevate o magari lo conoscete ma avete pensato di non dargli un'opportunità perché pare un'opera volgare, beh, spero di avervi incuriosito. Se vi va, fatemi sapere. Io vi invito a fare le solite cose, quindi mettere mi piace, commentare, condividere il video per far conoscere quest'opera assurda e molto particolare anche ai vostri amici, e vi invito a iscrivervi che siete i benvenuti su Fiore di Ciliegio. Vi saluto e se vi va mi trovate sempre qui con un prossimo video.